Allora, nel progetto in Ameplat abbiamo cercato di studiare il fenomeno della disinformazione focalizzandoci su diversi paesi europei e lo abbiamo fatto da diverse prospettive, in particolare nel mio team a Venezia ci siamo occupati di analizzare il fenomeno in maniera quantitativa e principalmente abbiamo utilizzato dati provenienti da piattaforme social. Questo tipo di analisi ci consente di avere una panoramica su larga scala di che cosa sta accadendo e anche di effettuare dei confronti e delle analisi multipaese che possono essere effettivamente utili anche a capire quali sono le similarità ma anche le differenze che possiamo osservare nelle dinamiche del dibattito, di come gli utenti prendono forma, si rendono partecipi del dibattito pubblico, ma allo stesso tempo anche quali sono le dinamiche di diffusione in generale di contenuti informativi e poi anche di quelli che la cui invece diciamo, attendibilità può essere meno alta. Questo tipo di analisi quindi sta andando un po' nella direzione di sviluppare delle analisi che tengano in considerazione più argomenti, più topic di discussione, più piattaforme, più paesi, proprio perché ci rendiamo conto di quanto il fenomeno sia complesso e di quanto sia necessario avere queste analisi e questi dati a disposizione per riuscire anche poi a definire delle strategie di contrasto o mitigazione che risultino efficaci ma anche che risultino diciamo in qualche maniera ragionate e formate anche rispetto a quelli che sono i contesti in cui poi quelle strategie andranno applicate. E quindi quello che appunto emerge è che effettivamente ci sono grandissime opportunità dal punto di vista di cosa questa tipologia di dati può offrire, proprio perché ci può consentire di studiare i fenomeni quasi in tempo reale e quindi possono essere anche dati che possono darci le indicazioni su quelli che sono i bisogni informativi della popolazione, su le percezioni del pubblico rispetto a certe tematiche e quindi essere poi utilizzati per definire per esempio delle campagne di comunicazione pubblica, comunque delle strategie di comunicazione che tengano conto di questi bisogni, che tengano conto di queste percezioni, quindi in qualche maniera che riescano a soddisfare quei bisogni prima che magari vengano soddisfatti da fonti di informazione magari meno affidabili. Sono dei dati che ci consentono di effettuare questo tipo di analisi che risultano utili per diverse fasi anche appunto di pianificazione di una strategia di comunicazione o di mitigazione. D'altro lato diciamo al momento le sfide principali stanno proprio nel cercare di estendere il più possibile questo tipo di analisi sia a paesi che finora sono stati diciamo meno studiati in contesti accademici ma per una molteplicità di ragioni e però insomma diventa sempre più cruciale invece avere anche dati e informazioni rispetto a queste realtà e promuovere il più possibile la collaborazione anche con le piattaforme digitali e quindi in questo caso particolare con le piattaforme di social media. Ci sono stati negli ultimi tempi delle diciamo, collaborazioni incoraggianti da questo punto di vista, in cui effettivamente si è dato maggiore accesso ai ricercatori di dati che possono essere utilizzati per questo tipo di analisi. Dobbiamo fare degli sforzi maggiori per fare in modo che questo tipo di studi non risulti sempre confinato nella maggior parte dei casi agli Stati Uniti o a pochi altri paesi, ma che in qualche maniera invece possa diventare qualcosa di più esteso, che quindi ci possa permettere effettivamente di studiare e poi contrastare la disinformazione su scala globale.